Ciao a tutti, sono il vostro host Giovanni. Benvenuti in questo nuovo video sul segreto per ottenere profitti costanti. Iniziamo! È da sottolineare come abbia usato il termine costanti e non grandi. Infatti, se tu potessi scegliere, preferiresti ottenere profitti costanti mese dopo mese, anno dopo anno, o vincere una grossa somma solo per perderla il mese successivo o l'anno successivo. Credo tu preferisca la prima opzione, quindi diffida sempre da chi dice di aver ottenuto un rendimento del 1000% in questo mese o del 200% in questo giorno, o di aver guadagnato 10.000 euro senza dirti il capitale a loro disposizione. Lo so che tutto questo suona eccitante, fantastico, ma quello che non ti dicono è che nella maggior parte dei casi perdono la stessa quantità o addirittura di più il giorno successivo o il mese successivo, oppure quando ti mostrano come hanno fatto, si limitano a farti vedere 4 o 5 esempi positivi, che ovviamente non costituisce un campione statistico valido a tal punto da essere alla base della tua carriera di trader. La maggior parte delle persone può guadagnare denaro facendo trading, ma pochissime riescono a farlo in modo costante. Ogni giorno i prezzi salgono o scendono, quindi se fai una trade che sia long o short, hai una probabilità del 50% di avere ragione ogni volta. Beh, ogni giorno tra le tante persone come te che effettuano questa scommessa, sicuramente capiterà un numero importante di queste che si troveranno dalla parte giusta e sono quelle persone che guadagnano molti soldi, si entusiasmano e pensano che sia tutto molto semplice, quindi nelle trade future scommetteranno sempre di più, ma alla fine perderanno tutto con gli interessi. Perché? Perché quando ti affidi alla fortuna, il tuo trading non dura, la fortuna gira, la fortuna può solo capitare, non può essere parte di un sistema di trading. Capisco le preoccupazioni riguardanti il trading, ovvero che sia un gioco d'azzardo dipendente dalla fortuna o intrinsecamente rischioso, c'è tuttavia una differenza sostanziale tra i due. I casinò adottano strategie per garantirsi un vantaggio statistico sui giocatori che partecipano. Allo stesso modo, come trader professionista, dovresti applicare lo stesso principio per generare profitti consistenti nel trading. Come si garantisce questo vantaggio il casinò? Truccano i giochi per avere un margine statistico sui giocatori. Prendiamo il gioco della roulette come esempio. Molti pensano che ci sia una parità del 50 e 50 nella scelta giusta, ma il casinò ha truccato il gioco per avere più possibilità di vincere semplicemente includendo i numeri verdi. Così facendo la probabilità di vittoria del casinò è del 52,7%, mentre i giocatori hanno solo il 47,3% di possibilità. Il casinò ha un vantaggio del 5,4% sui giocatori, il che significa che guadagna ogni volta che un giocatore scommette. Può sembrare una piccola percentuale, ma se $1 milione viene scommesso nel casinò, possono guadagnare mediamente 55 o 60.000 dollari. Niente male, direi. Prima di proseguire, ti rubo qualche secondo per ricordarti che, se questo video ti sta piacendo, puoi iscriverti cliccando sul tasto Iscriviti e se ancora non lo hai fatto, puoi attivare le notifiche cliccando sulla campanella per non perderti nessun nuovo video che uscirà sul nostro canale. È gratis, veloce e soprattutto è utile ad entrambi. Mi raccomando, ci conto. Dopo questa piccola parentesi possiamo continuare con il video. È risaputo che statisticamente il 90% dei trader perde il 90% del proprio capitale nei primi 90 giorni di trading, proprio come i giocatori d'azzardo nei casinò. La ragione principale di queste perdite è che le persone non hanno una strategia o un piano quando fanno trading. Spesso comprano e vendono azioni basandosi su emozioni, opinioni o consigli, senza una solida analisi di base. I trader professionisti, d'altra parte, replicano il modello aziendale dei casinò truccati, ma in modo legale. Utilizzano l'analisi tecnica e studiano i mercati per identificare modelli ripetibili di movimento dei prezzi. Entrano nel mercato quando il vantaggio statistico è a loro favore. Ad esempio, quando un'azione è in un trend positivo e il prezzo corregge toccando un livello di supporto, c'è un'alta probabilità che il prezzo aumenti continuando il trend. Sebbene non possano sapere se vinceranno o perderanno con ogni singola operazione, in base alle statistiche sanno che guadagneranno denaro nel lungo termine. Applicando un approccio sistematico e attuando una strategia ben pianificata, i trader professionisti possono ottenere un vantaggio statistico nei loro investimenti. A questo punto mi dirai, sì ok, tutto molto bello, ma come faccio ad avere questo vantaggio statistico? Quale magico indicatore devo usare per avere ragione l'80% delle volte?
Beh, qui si apre un altro capitolo. Devi capire che per avere questo vantaggio sui mercati non devi assolutamente avere ragione l'80, il 90 o il 99% delle volte. Come trader profittevole deve interessarti guadagnare, non avere ragione. Facciamo alcune considerazioni. Immagina di giocare a un gioco in cui scommetti €1. Se esce testa guadagni €1,50, ma se esce croce perdi €1. Sarebbe statisticamente corretto accettare la scommessa se avessi solo €1? E se ne avessi 100? La chiave sta nel comprendere le probabilità di profitto dopo 100 lanci. Il profitto previsto per ogni lancio in questo gioco è di 25 centesimi, quindi, dopo 100 lanci, potresti aspettarti un profitto di €25, che rappresenta un rendimento del 25% sul capitale. Questo gioco ha un'aspettativa positiva, quindi dovresti assolutamente accettare questa scommessa ogni volta che ti viene proposta. Lo stesso principio vale nel trading. Qualsiasi sia la tua strategia, ti basterà il 50% di vittoria per essere profittevole. Imposta uno stop loss per limitare le perdite e un take profit di almeno 1,5 volte il tuo rischio. Seguendo questi principi puoi avere un'aspettativa positiva nel tuo trading. Calcolo del profitto previsto per trade. Questa è una misura che ti aiuta a capire se il tuo sistema di trading funziona. Se hai un profitto previsto positivo, significa che il tuo sistema è statisticamente redditizio a lungo termine. Se è negativo, dovresti rivedere la tua strategia. Tolleranza al rischio. Quanto sei disposto a perdere in un trade? Stop loss, uno strumento vitale. È il prezzo al quale esci da un trade se le cose vanno male. Questo ti aiuta a limitare le perdite e a evitare di lasciare che una piccola perdita diventi una catastrofe finanziaria. Profit target. Impostare un obiettivo di guadagno ti aiuta a decidere quando chiudere un trade in profitto. Di solito dovrebbe essere almeno 1,5 volte il tuo rischio. Questo ti assicura che i guadagni superino sempre le perdite. Analisi tecnica. L'analisi tecnica coinvolge l'uso di grafici e indicatori per prevedere il movimento dei prezzi. Imparare a leggere questi strumenti è fondamentale per fare trading in modo informato. Gestione delle prestazioni. Tieni traccia dei tuoi trade passati. Questo ti aiuta a identificare cosa funziona e cosa no nella tua strategia e a migliorare nel tempo. Dimensione delle posizioni. La quantità che scambi in ogni trade è importante. Deve essere basata sul tuo capitale e sulla tua tolleranza al rischio. Pratica e apprendimento continuo. Il trading è una competenza che richiede pratica costante. Questi aspetti sono fondamentali per diventare un trader di successo. Tuttavia, ricorda che il trading è un'arte che richiede tempo per sviluppare. Quindi sii paziente e continua a imparare e ad adattarti. Grazie per essere stati in mia compagnia. Ricordatevi di scrivere nei commenti qui sotto cosa ne pensate. Per oggi è tutto. Vi do appuntamento al prossimo video. Ciao a tutti!